Ehi là, ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Questo video, come penso avrete immaginato, è ovviamente una sorta di continuo di quest'altro video che è uscito poco tempo fa, che a sua volta si riallacciava a un video ancora più vecchio. Testare applicazioni specificatamente per tablet non è una cosa che succede spesso su Triber, ma quello che succede spesso è andare a testare un'applicazione in generale che poi potrebbe essere presente su un tablet e quindi magari potrebbe essere che si vada a vedere che tutto sia coerente anche sul tablet e non solamente sul cellulare. E quindi potrebbe capitare che se voi avete indicato un tablet nei vostri dispositivi, veniate selezionati con quello per quella campagna. Ora aggiungiamo subito i consigli e il primo che posso darvi per la ricerca di bug da tablet è quello di sfruttare molto la landscape mode. Ovviamente tutti questi consigli e di conseguenza anche questo che è il primo sono validi a meno che non sia espressamente scritto il contrario nel manuale. Quindi se nel manuale per esempio è scritto che la landscape mode è autoscope, non utilizzatela solamente perché un tizio su internet vi ha detto di farlo o che quel tizio sia sul canale ufficiale di Triber fa niente. Landscape mode si riferisce alla capacità dei telefoni ma soprattutto anche dei tablet di girarsi, quindi di passare da orientamento verticale a orizzontale. Sui cellulari spesso questa modalità è un po' dimenticata perché alla fine siamo abituati a usarli sempre in maniera verticale, mentre sui tablet è super frequente il cambio di orientazione. Questo fa sì che avere un'app che rispetta la coerenza della landscape mode e che funziona sia un aspetto molto cruciale, mentre invece spesso può capitare che alcune applicazioni vi portino a dei bug grafici o delle mancate implementazioni nel momento in cui magari girate il tablet in orizzontale. Potrebbe essere il caso di applicazioni pensate solo per il telefono che poi vengono utilizzate anche su tablet. Il secondo consiglio riguarda sempre la ricerca di bug più grafici e quello di cambiare il tema del dispositivo. Questo era un consiglio che si applicava bene anche al computer e al cellulare in realtà e continua ad applicarsi bene anche al tablet chiaramente, ma ancora di più se combinato con il consiglio precedente, quindi cambiare tema di dispositivo e girare anche magari ruotare il dispositivo in tutte le orientazioni possibili. Il terzo trucco per quanto riguarda la ricerca di bug da tablet è un trucco che riguarda una caratteristica di molti tablet ma non tutti, quindi potrebbe essere che non si applichi al vostro, ovvero il fatto che molti tablet al giorno d'oggi hanno spesso la pennina integrata. Questo perché spesso i tablet ormai al giorno d'oggi vengono utilizzati per esempio fare schizzi, disegnare, prendere appunti a mano e questo fa sì che vuoi la Apple Pencil, vuoi la pennina integrata di un qualsiasi tablet Android possa essere utilizzata in generale su tutte le applicazioni più o meno. Quindi provare a utilizzare la pennina e vedere se l'applicazione si comporta in maniera coerente anche con la penna è sicuramente un ottimo modo per sfruttare il proprio tablet per cercare bug. Qui c'è da dire però una cosa, ovvero il fatto che potrebbe capitare che se troviate un bug in questa modalità dovrete andare a registrarlo con un dispositivo esterno. Questo perché chiaramente lo screen recording del vostro tablet non andrà a far vedere che state utilizzando la penna, mentre invece è un elemento fondamentale del bug se è legato a questo. Il quarto consiglio invece è più generico e vale più o meno per tutti questi tablet ed è una sorta di potenziamento del terzo, ovvero di pensare un attimo a quali sono le feature speciali del proprio dispositivo, quindi quali sono quelle funzionalità che sono esclusive del vostro tablet. I tablet sappiamo che non è che sono un cellulare semplicemente fatto un po' più grande, ma tipicamente hanno qualche funzionalità in più. Vuoi per esempio la pennina che può farvi accedere a notevoli programmi e interazioni particolari, o magari se si ha accesso a una tastiera esterna che si possa collegare col tablet, penso alla tastiera dell'iPad. Ecco, utilizzare tutte queste feature e verificare che tutto funzioni coerentemente sempre è sicuramente un'ottima cosa, quindi provate proprio a mettervi lì e chiedervi ok, il mio tablet per cosa si distingue dal cellulare e che cosa io posso sfruttare del mio tablet per andare a cercare bug in un modo che non mi sarebbe possibile sul cellulare o sul computer chiaramente. Collegato a questo c'è anche il fatto di sfruttare il fatto che abbia la SIM oppure no. Infatti sappiamo che alcuni tablet possono avere la SIM e una loro connessione ad internet oppure no, e quindi potrebbe essere interessante andare a modificare le varie connessioni e notare se l'app o il sito funzionano correttamente e coerentemente con quello che si sta facendo. Infine, come settimo trucco, ancora una volta vi vorrei evidenziare più un aspetto di un ragionamento che potete fare che vi può portare a scovare bug che non un trucco vero e proprio, ovvero il fatto che tendenzialmente se state usando un tablet sapete che ci sono delle scorciatoie particolari, magari per esempio con l'uso specifico del tablet o delle funzionalità che sono specifiche solamente al tablet, e sappiamo che generalmente ci sono alcune applicazioni che sfruttano più o meno bene questo tipo di funzionalità. Potrebbe valere la pena chiedersi se l'applicazione o il sito che si ha di fronte rispetta bene queste funzionalità qua, non nel senso che magari non è coerente con queste funzionalità
funzionalità, ma magari nel senso che alcune cose potevano essere implementate meglio. Stiamo parlando dei classici bug usability, quindi quei bug dove l'utente va a dire questa cosa non è particolarmente intuitiva. Ecco, su un tablet potrebbe essere che magari in tutte le applicazioni il copia e incolla è fatto in una certa specifica mossa, realizzabile facilmente con il pennino, ma sull'applicazione in questione magari questa cosa non funziona. Chiaramente questo potrebbe essere segnalato come un bug usability. È un po' come se sul computer per qualche motivo su uno specifico sito il CTRL-C CTRL-V non funzionasse. Certo, è vero che il CTRL-C CTRL-V è una feature specifica del computer, ma ci aspettiamo che funzioni su tutti i siti, quindi potrebbe valer la pena fermarsi e chiedersi: ok, ci sono delle scorciatoie che io tipicamente uso sulle app che utilizzo più di frequente sul mio tablet e che qui in questa applicazione, in questo sito non vedo, potrei segnalarle come un bug usability? Infine, ultimo consiglio bonus come prassi di questo video è quello di andare a rivedere quest'altro video qua. Sembra una stupidata, ma i tablet a volte si comportano veramente come se dei semplici telefoni con dello schermo più grande, e quindi tutti quei consigli che sono contenuti in quel video, o quasi, dovrebbero potersi applicare anche alla ricerca di bug da tablet. Ok ragazzi, io direi che per quanto riguarda questo video possiamo concluderlo qui, quindi direi, mi raccomando, lasciatemi un commento se avete qualcosa da chiedermi o da dirmi, se no per il resto ci vediamo in un prossimo video sul canale di Triber.